Ci siamo, ci siamo. Si avvicina, anzi, più che si avvicina il giorno di Inter Bayern e nell'avvicinarsi alla gara mi ritrovo molto carico e agguerrito. Ne ho sentite tante e alcune di queste le porterò alla vostra mercé e ne discuteremo, anche perché alcune cose ovvie mi trovano d'accordo, tante altre un po' meno. Poi facciamo anche un po' di informazione portando le probabili, qualche dichiarazione, i diffidati, eventualmente tutto, e tutto il resto. Mi aspetto una grande Inter stasera, ve lo dico subito. Mi aspetto una grande prestazione. Ecco. Ne parliamo e come se lo facciamo prima, come al solito, vi invito a spolliciare, vi invito anche ad iscrivervi, appunto, per seguire il post gara insieme, sperando di ritrovarmi qui gioioso e contento. E inoltre, quindi, din don la campanellina. Al volo, vi ricordo per l'ultima volta, senza indugi, senza intoppi, che trovate analisi, pronostici dettagliati sulle varie partite, o meglio sui principali eventi del calcio su scommessi.commenterecensione.com. Tanti di voi in passato mi hanno detto ma perché non ci riporti i pronostici magari come facevamo anche sull'altro canale, vi ricordate, i fuorigioco? Trovate lì i pronostici perché non è roba mia, ma so chi in questo è veramente ferrato. E inoltre trovate tutto in descrizione, i vari canali social, Instagram, Facebook, YouTube e tutto il resto. C'è anche il sito dove poi potete trovare tutto quello che vi serve anche per piazzare magari qualche scommessa, ovviamente senza strafare nella maniera più assoluta. Trovate tutto in descrizione. Allora, da dove vogliamo iniziare, signori miei? Iniziamo dalle varie provocazioni del Bayern. No, più che provocazione, ma non esageriamo, non facciamo i melodrammatici. Giustamente vanno a caricare i loro giocatori e la loro tifoseria dicendo noi l'abbiamo già fatto più di una volta, ci abbiamo vinto a San Siro, anzi anche nel vicinissimo 2022 se vogliamo, quindi non è di certo impossibile, anzi è alla nostra portata perché è stato qualcosa di già visto e questo serve anche a noi come promemoria. Ma non finisce qui perché ho letto qualche articolo tedesco, per esempio della penna di Eurosport Deutschland, e per loro è assolutamente, non dico quasi certo, ma sarebbe quasi, avrebbe quasi del fallimentare uscire praticamente con l'Inter. Si aspettano tanto da Ken, che magari è mancato all'antata sotto l'aspetto realizzativo, e quello può essere lo snodo cruciale. Attenzione, per quanto mi riguarda è così, sono forti. Il Bayern Monaco è veramente forte, lo è nonostante le assenze, poi vediamo anche le formazioni, lo è assolutamente. Pensate un po' che all'andata, porto sempre sta cosa che ho già detto, l'andata uno come Müller, nonostante l'infortunio, parte in panchina, poi mettici che magari anche una svista di company, perché uno del genere deve giocare, senza ombra di dubbio, ma per dirvi comunque che ne hanno, no? Di merce, chiamiamolo così, scusate, in maniera un po' volgare, ma di giocatori che possono fare la differenza. E sono d'accordissimo quando si dice, no, sentivo anche Capello ieri a Sky e tanti altri, non puoi andare a gestire nella maniera più assoluta, non puoi pensare appunto, no, di stare lì ne sono la dimostrazione anche le due partite di ieri sera, dove abbiamo visto che anche un triplo vantaggio non è al sicuro, e questo è un messaggio che ovviamente lancio anche al Real Madrid, che magari ci farà vedere qualcosa di clamoroso stasera, non lo so. Tutto giusto, però io quasi che far passare ecco, arriviamo al nocciolo della questione, tanti preamboli, ma andiamo al dunque. Quasi far passare che un altro po' sembrerebbe quasi che il Bayern in vantaggio per i pronostici e tutto il resto, questo mi sento di dire no. Questo mi sento di dire no. Anzi, lo dico a gran voce, no. Per me se l'Inter gioca da Inter, fa una grande partita, come l'abbiamo vista all'andata,
Siamo a San Siro, siamo a San Siro, siamo l'Inter, facciamo una grande partita, si porta a casa, si porta a casa. Cioè non vorrei che passasse quasi il concetto che comunque dipende dal Bayern, dipende da... No, dipende da noi. Dipende da noi, perché se facciamo una grande partita, lì ne abbiamo fatte due, qui ne possiamo fare anche più di due. Cioè, io vorrei che passasse anche questo messaggio, perché poi vedo le percentuali, vedo le torte che si fanno, questi giochini, e quasi sembra che siamo sul 50 e 50. No, non dico che 70, 80, 20, no, nella maniera più assoluta, ma siamo avanti. L'Inter è avanti per me. L'Inter è avanti perché ha battuto il Bayern lì, siamo a San Siro, facciamo valere questo, perché poi ieri parliamo anche sì delle grandi rimonte, assolutamente sì, del Borussia un altro po' stava per fare il quarto ed è stato annullato, dell'Aston Villa che ci è andato a tanto così, però giocavano la gara di ritorno in casa, cioè il fattore campo incide, attenzione, il fattore campo, Elite stasera gioca in casa, gioca con la sua gente che spingerà fortissimo e questo deve pur valere, quindi mi aspetto una grande Inter e se sarà una grande Inter ce la si può fare, ce la si può fare, ecco, questo voglio dire, quasi come se adesso forse per la troppa pretà, non lo so, però non vorrei che passasse quasi il messaggio che dipenda più da loro che da noi, dipende da noi, dipende assolutamente da noi e io confido che sia una grande Inter, se non sarà così ce la dobbiamo prendere con noi stessi, non di certo soltanto col valore dell'avversario che è alto, non fraintendetemi, non è che sto dicendo che il Bayern non è forte, il Bayern è fortissimo, lo è assolutamente, ma siamo forti anche noi, ecco, che sia chiaro questo messaggio, perciò veramente fate, mi riferisco ai tedeschi, mi riferisco a quelli che, ripeto, quasi ci danno comunque per sfavoriti, ma veramente fate? No, umiltà sì, ma poi non facciamoci mettere sotto i piedi, ecco. Anche perché l'Inter praticamente è quasi al completo, mancherà ovviamente Dumfries che mancava anche all'andata, però rispetto alla gara d'andata, ancora una volta mi ripeto, ritroviamo Di Marco, ci sarà la coppia Lautaro Thuram lì davanti e sostanzialmente è il blocco iniziale dell'Inter, no? Quando addirittura e anche giustamente perché Darmian ha sempre fatto il suo, veniva preferito a Dumfries, se non so se vi ricordate. Quindi questo è veramente il blocco Inter, l'Inter di Inzaghi è quasi il meglio che possa buttare dentro. Ovvio che attenzione, Dumfries, il Dumfries del 2025 ci racconta che comunque sarà un'assenza pesante, senza ombra di dubbio. Veniamo alla formazione del Bayern, più interessante perché magari l'abbiamo meno sott'occhio. Alla fine pare che giochi Urbig e non ce la faccia Neuer, ma quello che voglio ricordare, ripeto ancora una volta, parliamo di assenze, ma se è una squadra che ha tante assenze può giocare comunque con Olise, Müller, Sané e Kane, ragazzi, di che stiamo a parlare? Kimmich e Goreska in mezzo al campo, Kim, Dyer, Stanisic, Leimer. È vero, secondo me l'assenza di tra tutte, ovviamente quella di Musiala e quella soprattutto direi di Neuer, secondo me incidono perché Neuer fa partire dal basso nella costruzione, è un regista aggiunto sotto questo aspetto, però questa è una squadra comunque di tutto rispetto e recuperano comunque Coman e Pavlic che vanno in panchina. Giusto, a titolo informativo parliamo anche dei diffidati eventualmente, ma questa non la volevo manco mettere, però proprio perché sono partito a cazzuto oggi, mettiamo le diffidate dell'Inter, devono stare attenti Martinez, Barella, Mkhitaryan, Bastoni e Pavard, se non sbaglio anche Dumfries che però non giocherà perché con una munizione salterebbero ovviamente l'eventuale semifinale, ecco, diciamola tutte, poi per concludere, Mkhitaryan è andato a parlare proprio lui, non si tira indietro sul discorso degli ingiocabili perché poi sapete benissimo che in questo momento ed è il lavoro anche dei giornalisti, quello di tirare alcune dichiarazioni anche abbastanza, se si riesce, impattanti per buttarci appunto dei titoloni, però lui risponde in maniera molto molto eh,
lineare, è la mia opinione, vedo come lavorano i miei compagni, io l'avevo detto, voi ci avete fatto subito i titolari, ma non c'è problema, va bene così, dice, siamo una squadra fortissima, è il mio parere, e in fondo è per quello che stiamo lottando in ogni competizione. E- ed è ragazzi, ed è la serata per dimostrarlo, tutto qua. Sì, io non vorrei aggiungere neanche altro perché sostanzialmente tutto quello che avevo da dire l'ho detto, quello che volevo far vedere per informarmi se, se vi eravate perso qualche dichiarazione, qualche spunto di formazione e tutto il resto, ma basta, adesso aspettiamo che si facciano le 21, ci vediamo la partita e vediamo se sclerare o festeggiare. Ecco, tutto qua. Signori, un grande abbraccio da Neschio.